Van Gogh viene celebrato oggi come uno degli artisti più noti ed apprezzati al mondo e ha avuto e continua ad avere una forte influenza anche sull'arte contemporanea, ma non è sempre stato così. Durante tutta la sua vita, infatti, è stato uno degli artisti più rifiutati della storia, perfino dall'amico Gauguin, nel periodo di Arles. Io sono Clelia e oggi scopriamo l'opera simbolo delle loro differenze, la sedia di Van Gogh del 1888. Il video è diviso in varie sezioni, quindi se sei interessato ad una di queste nello specifico, ti consiglio di andare al minuto che ti interessa e trovi tutte le sezioni anche in descrizione. Da una prima analisi, il soggetto di quest'opera potrebbe essere considerato semplice, una sedia di campagna in una casa della fine dell'Ottocento, una natura morta insolita per via del fatto che viene utilizzato un oggetto che si decompone in un tempo molto più lungo di un cesto di frutta o di un mazzo di fiori, ma in realtà un simbolo importante che racconta una storia e rende il soggetto per nulla semplice. Quando Van Gogh si trasferisce ad Arles, un paesino a sud della Francia, nel 1888, il suo più grande desiderio è quello di creare una colonia di artisti e l'arrivo dell'amico Paul Gauguin lo rende ovviamente ottimista e felice. Compra diversi mobili per la loro casa di campagna e comincia a dipingere senza sosta, per dimostrare le sue buone intenzioni. Questo dipinto d'olio però viene realizzato da Van Gogh solo poche settimane prima del suo famoso crollo emotivo e in un momento in cui la sua amicizia con Gauguin ormai sta arrivando ad un punto di disintegrazione. La scelta di trasferirsi al sud in una zona lontana dalla frenesia di Parigi per Gauguin infatti non si rivela positiva, come immaginava inizialmente. Non ama l'atmosfera e gli abitanti di Arles e non riesce né a concentrarsi né a lavorare bene in questo paese. Così inizia anche a litigare con Van Gogh, con il quale racconta di andare d'accordo da artista su pochissimi argomenti. E anche Van Gogh deve essersi reso conto delle differenze fra i due, di stile e ideologiche, e decide così di dipingere le loro due sedie, le sedie sulle quali si siedono per realizzare i loro grandi capolavori. Due opere che entrano nella storia come la sedia di Van Gogh e la sedia di Gauguin. La ragione per cui Van Gogh le dipinge non è chiara, forse per convincere Gauguin a restare ad Arles, o forse solo per sottolineare queste forti divergenze di opinione fra i due. Scrive anche nelle sue lettere di quel periodo che cosa sarebbe la vita se non avessimo il coraggio di correre dei rischi. All'inizio della loro avventura, dovendo arredare la casa di Arles, Van Gogh si dà da fare e va alla ricerca dei mobili da acquistare nel paese. Tra i vari oggetti che decide di acquistare ci sono anche queste sedie che rendono l'ambiente più confortevole e rustico. Il messaggio che Van Gogh vuole trasmettere al suo ospite è quello di semplicità e di accoglienza al tempo stesso. In quest'opera la scelta degli oggetti sulla sedia di Van Gogh non è affatto casuale. L'artista ha infatti scelto con estrema attenzione quali oggetti lasciare su questo oggetto di arredamento e anche come rappresentarli. Lo scopo è quello di rappresentare attraverso simboli non solo la persona che utilizza la sedia, ma anche il suo approccio artistico e filosofico. Sulla sedia di Van Gogh si trovano oggetti semplici e della vita quotidiana, una pipa e un pacchetto di tabacco. Questo perché lui non ha bisogno di nulla di diverso dell'ambiente che lo circonda per realizzare le sue opere. Al contrario, nel caso dell'altra opera, la sedia di Gauguin, i libri e la candela indicano la necessità per Gauguin di rappresentare attraverso l'immaginazione e l'intelletto, ciò che vede con la mente e non con gli occhi. In realtà una natura morta nell'opera di Van Gogh di carattere naturale c'è. Sullo sfondo a sinistra infatti l'artista ha rappresentato un cesto di cipolle che stanno germogliando, quindi probabilmente lì già da vari giorni. A Van Gogh infatti piaceva molto dipingere elementi naturali in ogni fase del loro sviluppo. Nelle sue famose immagini di girasoli, accanto a fiori secchi, a volte si trovano perfino dei fiori quasi appassiti. Questo per sottolineare ancora una volta il passaggio del tempo e la sua voglia di rappresentare l'evoluzione di ciò che lo circonda in natura. Prima di trasferirsi ad Arles nel suo periodo a Parigi, Van Gogh scopre anche le stampe giapponesi che cominciano ad avere una fortissima influenza sulle sue opere. Dell'arte giapponese rimane entusiasta dei colori, dei contorni forti e dell'immediatezza dell'immagine. Gli artisti giapponesi infatti ignorano alcune delle rigide regole dell'arte occidentale, come quella della prospettiva. Il loro scopo è avvicinare il più possibile lo spettatore al soggetto dell'opera. E Van Gogh fa lo stesso in quest'opera. Non si avvale delle regole della prospettiva per realizzare il pavimento, ma al contrario esagera la prospettiva stessa attraverso le piastrelle. Così crea un effetto di vertigine che fa sembrare il pavimento completamente inclinato verso di noi. Van Gogh inoltre non sempre firma le sue opere, ma quando decide di aggiungere la sua firma lo fa sempre in spazi e modi più discreti possibile.
In questo caso, ad esempio, se non si sapesse che si tratta della firma dell'artista, la scritta potrebbe essere confusa con il nome della ditta che ha fabbricato la scatola sullo sfondo, un particolare che non passa inosservato, ma che comunque vuole rimanere discreto. Dal punto di vista tecnico, Van Gogh non è invece per nulla discreto. Una delle caratteristiche dell'arte dell'Accademia dell'Ottocento, infatti, è quella di avere una finitura liscia. Lo spettatore non deve rendersi conto del fatto che per realizzare l'opera su tela l'artista ha dovuto utilizzare pennello e colori. Le pennellate nella pittura ottocentesca classica quindi non devono vedersi. Questo non accade con Van Gogh. Nelle sue opere utilizza così tanto colore da spremerlo addirittura direttamente dal tubetto sulla tela e a causa di questo eccessivo utilizzo della materia risulta impossibile stendere i colori e le pennellate rimangono molto materiche. Ma questa diventa una delle caratteristiche più apprezzate da noi oggi e in molte delle sue opere queste pennellate ampie e ricche di colore diventano la sua caratteristica principale. Se sei arrivato fin qui, benvenuto nell'Arte Club per tutti gli appassionati d'arte che hanno voglia di scoprire qualcosa in più sull'opera o l'artista del giorno. Lascia un commento qui sotto con l'hashtag ArteClub e preparati per scoprire la chicca del video di oggi. Van Gogh potrebbe aver preso in prestito l'idea di utilizzare una sedia vuota come forma di ritratto simbolico da una nota illustrazione dell'artista inglese Luke Fildes che mostra la sedia in cui è morto Charles Dickens. Gli oggetti sulle sedie di Van Gogh, al contrario dell'opera di Fildes, però sono stati sicuramente progettati ad hoc per identificare le sedie stesse. E la scelta dei colori e della composizione sembrano essere quasi una rappresentazione delle due teorie artistiche di Van Gogh e Gauguin. Gauguin infatti aveva sempre incoraggiato l'amico a rappresentare seguendo la propria immaginazione. La caratteristica delle opere di Van Gogh però è quella di esaltare ciò che lui vede ed è già in natura. La sua filosofia artistica si basa sull'esaltazione del modello di ciò che lui trova intorno a sé. Due punti di vista distanti che risultano in due sedie completamente diverse. La sedia di Van Gogh è rappresentata con colori chiari, in pieno giorno e svolge le sue funzioni di sedia, nulla di più. Quella di Gauguin invece ha una luce di candela che illumina le tenebre, la rappresentazione stessa dell'immaginazione che illumina le sue opere. E se questo video in cui abbiamo scoperto qualcosa in più sulle divergenze tra Van Gogh e Gauguin ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti al canale per non perdere i prossimi video sulle opere d'arte più interessanti della storia. Ti consiglio inoltre di dare un'occhiata al mio video sui 10 film sugli artisti, in cui parlo anche di quello su Van Gogh, oppure agli altri della serie sui capolavori dell'arte. Grazie e alla prossima!